Benvenuti nello stato autonomo dei camperisti. Il cielo sta diventando rosa. Molto carino questo posto. Bisogna solo stare attenti a non insabbiarsi. Abbiamo già dato da mangiare anche al cagnolone. Pescatori da questo lato, anche di qua. Questa spiaggia è proprio adibita a campeggio. Ma da qui in poi inizia una città di camper, ragazzi. Camper, roulotte, case mobili, tiny house, c'è veramente di tutto. Mi hai seguita? Andiamo al camper che dopo ti do le ossicine del pollo, dai. Dai. Facciamo uno scherzo a Mauri. Ciao. Sorridimi. Fagli il cavo. Buongiorno signori, ogni promessa è debito. Vi abbiamo promesso ieri che vi facciamo vedere l'accampamento? Ecco qua l'accampamento Rom. Che bello che è. Sì, siamo qua in questo sorta di paradiso per il camperista, ma dove secondo me c'è gente che ci vive da una vita qua. Io devo dire che mi sento a casa qui. Guarda che forse abbiamo anche le spezie qua nel giardino del condominio. Ah, vero? C'è il rosmarino per la griglia. Qua si griglia con rosmarino a palla. No, lo sento anch'io, è rosmarino. A giudicare dalla grandezza, mi sa che qua ci vivono da un po'. Ma qua c'è gente che ci vive, o comunque il camper è stanziale, quindi adesso andiamo a farci una passeggiata. Vediamo se riusciamo a conoscere qualcuno. Magari quello della tiny house. C'è una tiny house carinissima. Questa è una. È trasportabile, si arriva, si apre, si monta, è bella. C'è il balcone panoramico davanti, bellissima. Da questo lato c'è una specie di terrazza, bellissima. Divanetto là in cima. C'è un'altra proprio avanti carina. Andiamo. Questo qua è praticamente un container con un gancio traino. Meno sembra un container, però è trainabile. Penso che sia anche in vendita, è nuovo. Da arredare, ragazzi, se volete venire. Non so se vedete dentro. Non riesco a vedere. Ah sì, un po' si vede. Con la scala che sale. Ma dice che ci abitano? O è C'è anche un bel gippone qua. da bello alto. Guardate la quantità di roulotte, van, anche un pulmino camperizzato. Guarda questo Iveco. Ci avviciniamo, stanno verniciando un camper nuovo. E di lì invece c'è una tenda con pannelli solari. Cioè ragazzi, adesso fate scherzi, qui c'è gente che ci vive. Ci vive stanziale tutto l'anno. Poi non so se per problemi di magari non trovano case. Anche perché questa qua è una zona molto turistica. E da giudicare dai negozi che abbiamo visto ieri, anche con gente abbastanza facoltosa, ci sono hotel a 5 stelle, spa, magari sono lavoratori che, come succede a Marbella, come succede nelle grosse città, diciamo quelle città che costano care, dove non trovi gli affitti perché sono praticamente tutti dedicati al turismo, ci sono molti lavoratori che non abbiamo conosciuti, o vivono in tenda o vivono in roulotte. E questo magari è lo spazio per i lavoratori, anche perché ci sono tende roulotte nuove, cioè belle anche. Adesso andiamo a farci un giro, Anche perché stiamo guardando bene che targhe hanno. Praticamente sono tutte targhe turche. Pensavo ci fossero più turisti, ma mi sa che siamo noi gli unici turisti. Sono tutti turchi. tutti gli impianti nuovi sta riverniciando, spettacolo. Ma poi una cosa particolare è che allora ormai aree fisse dove si sono fatti il loro giardino, c'è il loro parchetto fuori, e poi
una particolarità è che hanno tutti lo stesso divano. Secondo me c'è tutti questo divano rosino, no, rosino perché c'è gli occhiali, grigino, ok? E sono tutti uguali. Sarà stata una discoteca qua in zona che ha dismesso, gli sono entrati dentro e gli hanno rubati tutti, non lo so. Comunque area fissa, ragazzi, area fissa dove praticamente ci sono, penso il 90% sono stanziali. Che l'antenna è fissa, altri divani rosini lì in fondo. Mancano i barbecue, ragazzi, ognuno ha il suo. Una tenda con pannello solare, Nuovi, appena arrivati, diciamo così, ma già fissi. Questo qua o quello lì verde. altri divani rosa lì in fondo. Vedi? Questo furgone ha la sua auto lì dietro per muoversi comodamente. Benvenuti nella città a statuto autonomo dei camperisti turchi. No, ragazzi, è una, non dico una città perché non è una città, però ce ne sono tanti che vivono proprio fissi qua, perché se per scelte, non so, non riusciamo a parlare anche perché la gente ti guarda un po' così. Poi domenica sono ancora un po' tutti dentro, un po' addormentati. Si è fatto festa secondo ieri me. sera. Sì. Tanta Abbiamo festa. sentito anche. Tanta festa. Vabbè, voglio vedere se troviamo qualcuno, qualche turista, dai. Sono avanzati dei divani, sono per noi. Lo mettiamo sopra, a brutto sopra. Ne ho vista una che vi devo proprio far vedere, che non ho capito neanche come si entra. Guardate che roba, è piccolissima. Mauri si entrerebbe a malapena. È solo per dormirci, penso. Però vedi, ha anche montato il tendalino. Visto che siamo in questo paradiso del camperista, allora anche noi oggi ci permettiamo questo tendalino e tavolino. Si vede niente. Ragazzi, guardate che belli che siamo. Oh, ragazzi, non smette di tuonare, sono le 5 del mattino. Io ho un sonno che non sono ancora riuscito a dormire. Sono 2 notti che non si dorme Pazzesco. Domani basta, ci spostiamo perché ho finito acqua, ho finito elettricità, ho finito cibo, ho finito tutto. La pioggia non è finita. No. Non so se si sente, no, adesso basta. No, siete ciao ragazzi. Fra un po', perché tanto non posso neanche dire domani. Buongiorno, dopo ben 2, 3, ho perso il conto. 3 giorni di brutto tempo. C'è anche lei, 3 giorni di brutto tempo, di cui 2. Di cui? Di cui 2 di pioggia e grandine anche di notte. Ragazzi, basta, sì. No, più o meno. Mi sono svegliato tante volte. Abbiamo le tende, non perché questo posto non sia bello, ma perché abbiamo finito tutto. Oh, ce l'ha bene. Ma pensa a te, guardate là. Vediamo se si può. Aspetta, ve lo faccio al contrario. Guarda che nevicata che ha fatto. Che nevicata ha fatto? Ha imbiancato bene la punta del monte qua a fianco a noi. Abbastanza in basso, ma qua comunque fa caldo, devo dire la verità. Perché non so se è stato un sogno, ma ad aver acceso la telecamera per farvi vedere che era un casino. Fulmini, tuoni, lampi. Comunque è stato abbastanza tranquillo stanotte. Non è vero. È stato abbastanza incasinato stanotte. Andiamo via perché abbiamo finito acqua, abbiamo finito cibo, abbiamo finito tutto. Quindi facciamo tutti i vari controlli, no? Accendiamo il motore, spero che parta. Facciamo il classico giro attorno per vedere, ma adesso facciamo anche un giro sopra. Per le grandinate che ha fatto, vediamo di dargli un'occhiata ai pannelli solari. Penso di sì. Tu. Se vado io spacco tutto. Leggiadra. Non credo di farcela. Sì, che ce la fai. Leggiadra, allora paraurti. Aspetta, aspetta, ti do. Aspetta, arrivo. Posali lì per terra. Aspetta, come climbing. Come climbing. Ci vuole un po' di forza. Ok, ma no, non camminare sopra, basta che da lì riguardi da lì, dai. Allora, i 2 davanti mi sembrano splendenti perché l'acqua gli scivola anche giù. Ma quello da parte vedo degli aloni. È sabbia, raga, è sabbia, non ci sono crepe. Tanto non penso che cambi molto con le nuvole che ci sono. Aspetta che do un'occhiata anche al resto del tetto, va? C'è un ramo. Quello dovresti levarlo. Niente.
Togliamo i ragni dal dietro dei culi. Stavo dicendo, allora andiamo ad Antalya, andiamo in un camping perché Antalya non è assolutamente sicura. Come tutte le grosse città, come le città portuali ci insegnano, è meglio stare in parcheggio. Avremo parecchie cose da fare. Quando noi registriamo questo siamo al limite dei 10.000, ma quando uscirà questo avrete già visto. Cosa avete visto? Avete visto che abbiamo aperto lo shopping, avete visto che abbiamo le magliette di Bruto, avete visto tutti i gadgettini fighissimi, ve lo metto qui sotto eventualmente il link allo shop. E soprattutto oggi cosa facciamo? Noi andiamo, a parte 27.000 altre cose da fare, tra cui medicinali qua per la vecchia. Sì, andare in farmacia che qua erano tutte chiuse. Devo andare a Decathlon a vedere se trovo uno zainetto. Dobbiamo fare acqua, fare la spesa. Cioè, vabbè, le solite cose. Però una cosa importante è andare a ritirare le nostre magliette con il nostro logo. Poi visiteremo Antalya nei prossimi giorni. Vi faremo vedere un po' questa città che è, se non sbaglio, la terza più grande di Turchia. E con questo fare acquisti. Magari trovare il guanciale. Pensa che io stanotte ho sognato che trovavamo il prosciutto crudo. Vabbè, però. Ma preferirei già un guanciale per una carbonara. Sì, no, il prosciutto crudo non me è ne che frega niente. non mi interessa, però pensa che sogni che ho fatto. Dopo mesi che non si vede un prosciutto, ho sognato il prosciutto. Dite a Mauri di tagliare questa barba, o almeno di scalarla, di fargli un taglio un po'. No, guarda, ho già accorciato i baffettini qua che sono già più leggeri, così mia mamma dice: oh, il baffi ti fa male. Vabbè, Maria dice: il baffi ti sta male, ma la barbettina da capra la lascio. Io accenderei e andrei. Vamos. Andrebbe. Damn. No. Damn, see you later. Damn. We are dreamers of the shore when we can't read the sky. Ragazzi, vi faccio vedere un'area comunale vicino al parcheggio dove eravamo prima, che è una figata. Guarda, vi faccio vedere. Guardate qua, ci sono, beh, adesso è inverno, però ci sono tutti questi gabbiotti con il proprio tavolino, la propria griglia, tutto il cestini, tutto il passeggiamento, eccetera eccetera. Arrivi lì, c'è il guardiano che ti apre il cancello, quindi penso puoi anche parcheggiare dentro. Se non sbaglio hai bagni, docce e servizi vari, ed è proprio carino, cioè è proprio bello anche per chi vuole campeggiare, magari stare qua e usufruire dei bagni. Italia, prendete esempio, fate delle aree per i camperisti, che quelli vengono, spendono attorno. Lì ci sono i bagni, le docce, no? Qua c'è tutta una struttura. Questa qua è una struttura dove ci sono bar che affittano ombrelloni, lettini, parcheggiare qua e usi la tua area picnic, ben organizzato. Carino anche lui, questo overlander gigante. Prima sorpresa dopo questi 4-5 giorni di stop è che i distributori, da quando siamo entrati ad oggi, quindi è passato un mese e mezzo, sono aumentate di 10 lire, quindi 30 centesimi. Quindi il gasolio sta schizzando le stelle. Adesso è 45, quasi 46 lire, 1,40 euro. Continua ad aumentare e già da 2 anni che sta aumentando tutto. Non riesco a capire sinceramente. Questo cos'è? Hotel! A forma di nave! Siamo passati in una zona che è completamente fatta di hotel 5 stelle. Stanno costruendo anche un centro commerciale enorme con tante marche di lusso famose e i cartelli di questi negozi sono tutti scritti in russo. Noi ci stiamo parcheggiando sul marciapiede, adesso vi facciamo vedere, andiamo a fare la spesa al discount. Non vogliamo tediarvi coi prezzi, però vi facciamo vedere i prezzi adesso qua, quanto si spende, perché alcune cose sono economiche, altre sono carissime. È anche già ordinato questo supermercato. Il pane, ad esempio, quando siamo arrivati costava 7 lire, a me adesso costa 9 ed è un prezzo dello Stato. 21 lire, mezzo chilo 15 lire, mandarini al chilo 20 lire, fagiolini chiamati anche piattoni 56 lire. Qui c'è la ciorba, ovvero la zuppa, a 9 lire. La cosa che costa pochissimo sono le schifezze. Tortine a 2 lire, patatine a 16-20 lire. Fanta alle puffback, 19 centesimi. Miele 850 ml, 119. Findus, una marca che non è la Findus, fa la Nutella finta, e crema di nocciola finta e tante altre cose finte. Poi è una bella goldella. Fanta al gusto punto di domanda. Carne per kebab, 90 lire. Firma 127, che è una specie di carne affumicata loro, molto buona.
Ci sono le salsiccione di vitello che non sappiamo come si mangiano. Va bene, prendiamo una da provare, va. Ed ecco Marina che fa la spesa dal finestrino. Spesa dal finestrino, una cosa... Vediamo se ti legna. 1 chilo di limoni dovrebbe costare 7 lire, una cagata così. No, se il pane è aumentato sarà aumentato anche il limone. Va bene, va bene. Non ho capito, ma va bene. Ho messo 2 kg. Good? Ok? Ok, Va bene. 20 lire. Belli però, che bei limoni. Cose turistiche ne abbiamo. On the horizon soon we'll be there. KC34, KC35, KL0. Devi cambiare. Sto facendo vedere le sue come si dice? Elucubrazioni mentali, perché sta cercando di capire come andare in centro. E era passato quello che aveva detto lei, che era il numero 67, gli è passato davanti come una bestia, ha detto adesso vuoi vedere che io ma pigliamo un taxi. No, perché ma pigliamo un taxi. No, perché allora adesso stiamo aspettando il numero. Allora, OVC57, che però è appena passato, ma prima di questo Ok, orario. KC34, Sì. CV47, Sì. KC33, MF40. Affondato. Oh, io salgo sul primo che passa. Anch'io. Allora ragazzi, siamo alla fermata dei pullman, vicino al camping che abbiamo scelto per essere safety area nella città. Stiamo andando in centro a fare le prime commissioni. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso il pullman, è semplicissimo, paghi direttamente con la carta di credito, non hai ticket, non hai nulla, vai lì contactless e costa 18 lire il biglietto. Ok. Semplice, easy. Adesso quante fermate dobbiamo fare? Se avevo contato bene erano 6 fermate, però è meglio controllare dalla mappa. Ok. Ragazzi, ma vi rendete conto una cosa? Adesso siamo fermati alla prima fermata, in mezzo c'è una statale a 6 corsie, ok? Abbiamo notato che ogni fermata ha un ponte che attraversa, come da noi, ma ogni ponte ha la scala mobile e l'ascensore. Ma l'abbiamo visto anche nei piccoli paesi, non solo nelle grandi città. Poi un'altra cosa, anche qua macchine per poter riciclare qualsiasi cosa. Cosa stiamo facendo? Stiamo modificando i loghi perché Marina ha fatto un copia e incolla che non andava bene. Siamo nel laboratorio di stampa, qui c'è tutta la macchinaria. Just like that, it's foolish. I think maybe Thursday. Thank you. Stiamo decidendo le misure su cui stampare queste magliette, visto che non le possiamo ordinare dal sito ufficiale perché non arriverebbero mai in tempo per farvele vedere nella live che faremo, ma che abbiamo già fatto per voi, che avete già visto. Esatto, e se non l'avete visto... Siamo nel futuro, ma voi siete nel passato. È un casino. Un casino. Ok, questo qua è il macchinario che è una stampante Epson, una bella bestia, che stampa con una caratteristica particolare, perché poi viene trasferita con questa macchina di calore. Cosa facciamo? Le facciamo ordinare da lui, quelle per il condominio? Sì, è un problema della spedizione. Ecco, infatti. Ok. Ma perché non abbiamo preso le biciclette oggi? Perché sono scariche? No, perché noi pedaleremo lo stesso anche quando non sono cariche. Perché è troppo distante? No, perché sono 4-8 km. Perché fa freddo? No, ci sono comunque 16 gradi. Allora dico tu Perché sta per piovere. Potremmo prendere lo stesso la pioggia anche in bicicletta, non è un problema. Ma anche no. Siamo venuti qua perché devo fare il cambio d'olio e quindi ho bisogno di comprare dei filtri, spero che li abbia, se no devo ordinarli. No, 4 buchi, 6 buchi. Quello non c'entra. Ok, giralo allora che l'altra volta era di qua che era... Questo è più spesso. Questo filettatura deve essere uguale. Sì, va bene. Questo è quello che l'altra volta a Cirie abbiamo dovuto ricomprare 2 volte.
Ragazzi, se avete voglia di prendervi un caffè, voi venite qua, ordinate qualcosa di strano che deve metterci 5-10 minuti ad arrivare e nel frattempo vi offro un caffè. Insomma, al minimo. È scoppiata l'estate, ragazzi. È venuto fuori il sole, fa un caldo dell'ostia. Se ti sposti lì magari riesco a non accecarmi. Ok ragazzi, C'è un traffico, siamo in periferia di Antalya. siamo in zona proprio officine, punti di riparazioni auto, c'è una Mercedes. Siamo riusciti a prendere i filtri dell'olio, il filtro del gasolio, l'olio l'avevo già preso, in più ho preso dei pulisci frizione. Sta arrivando forse il nostro pullman, no? Dai che non vedo. È l'F09. No. Non è il nostro pullman. Ci stiamo spostando col pullman perché abbiamo visto, a parte essere economico, è abbastanza veloce. Ci si muove in mezzo al traffico abbastanza bene. A parte dove eravamo prima che abbiamo dovuto prendere per forza un taxi, perché sennò dovevamo cambiare 4 pullman. Abbiamo preso tutto, quindi siamo riusciti a fare in anticipo rispetto ai tempi. Adesso ho tutto per poter cambiare l'olio. Quindi ai famosi 10.000 cambio l'olio e i filtri e tutta la manutenzione che gli devo fare. Adesso andiamo alla Decathlon perché abbiamo bisogno di uno zaino che questo qua si è rotto. Ragazzi, non so se si è sbagliato, spero di no, però 2 filtri dell'olio, un filtro del gasolio, 2 pulisci frizioni, dischi, quello insomma, per levare e sgrassare, bombolette, 880 lire che al cambio sono 27 euro. Pagavo in Italia un 15 euro solo il filtro dell'olio. E almeno quello è rimasto economico, meno almeno male. quello. C'è il cane con la faccia triste. Ciao, cane con la faccia triste. C'hai gli occhiali in giù. Sì, io come sono triste. Ciao. I've been down so long that my mind can't get no rest. Ultimo zaino preso. Era qua. Adesso è qua. Anzi no, adesso dico. Oggi ragazzi mi sono trasformato in felice sperpero e in questo momento sto sperperando il patrimonio della famiglia. No, ho bisogno di un po' di cose. Ragazzi. Cause the devil's on my... Ecco, in tutte le città in cui andiamo a visitare in bicicletta ci servono i guanti, Ultimamente sì però. Bene, qui ad Antalya no. Dimmi che ho lasciato il telefono dentro. Pirla, 2 volte. Dimmi che sono pirla senza dirmi che sono pirla. Ho lasciato le chiavi di casa dentro. Dove mi fai passare? In mezzo al parco, magari ti porto nel boschetto, non ti preoccupare. Ma non c'è una passeggiata a lungomare? No, specialmente nell'ultimo pezzo. Buongiorno. Più o meno, mezzogiorno quasi. Oggi abbiamo avuto un po' di casini, nel senso che si è bloccata una pompa dello scarico e abbiamo dovuto mettere mano e pulirla. A parte un po' di manutenzioni, che questo qua è il giorno fra compere, manutenzioni, fai, disfa, stampa, magliette, fighe, brutto, vi ricordate? Oggi andiamo in centro ad Antalya. Sono a piedi circa 1 ora e 13 di camminata, sono circa 6 km e noi andiamo in bicicletta, però faremo, spero, una pedonata. Da qua non si capisce bene. Andiamo a fare un giro della città, ci sono 3-4 cosucce carine da vedere, storiche. Non è, come posso dire, una città di quelle super tipo Roma, no? Che puoi stare delle settimane a vedere cose storiche, però qualcosa di interessante c'è. Perché i romani sono passati anche da qua. Ok, non lo sapevo. Vai. Perché Marina mi suggerisce che i romani sono passati anche di qua, guarda caso. Ci saranno anche i veneti da qualche parte allora. Anche Antalya ha fatto parte dell'impero romano e quindi ci sono delle cose storiche di quel genere lì. Andiamo a vedere. Solite 4 cazzo di pietra. All right. Well, I've been down so long that my mind can't get no rest. No, no. Questa è la spiaggia di Coni Alti. In alto i coni e servite il gelato. Magari. Dicono essere la spiaggia più bella del sud della Turchia. Bella, grossa, incastonata fra 2 blocchi di roccia, tra quelle montagne là dietro.
Abbiamo in sottofondo la musica, uno che sta suonando proprio turco, e ce la faccia proprio da turco. Comunque questa è famosa perché di estate è un attimino il rifugio di tutta la città. Non è esattamente nel centro, è un po' decentrata sulla parte destra, anche perché nel centro c'è proprio una scogliera. Quindi adesso noi proseguiamo, andiamo a vedere che cosa scopriamo. That my mind can't get no rest. No, no. I've been down so long that my mind can't get no rest. No, no. This ain't easy, darling, 'cause the devil's on my trail. Stop obbligato al post instagrammabile. Tanto Mauri si vuol portare a casa un altro gatto. È bellissimo questo qua, un marroncino, una figata. Ciao gatto di Antalya. Di Maurizio, sento già confidente con lui, vedi? Si appiccica, vuole le coccole. E poi vieni via pieno di peli. Non so niente. Che grossi che sono sti gatti. Guarda che bello. Wow, wow, wow. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Feels like an Ragazzi, eccoci arrivati, siamo visuale aerea del Porto Vecchio. C'è ancora un pezzo di muraglione lì dietro, difensivo. Si vede meglio da qua che da giù. Direi di sì. Poi se vuoi eventualmente possiamo andare a vedere, lì c'è una terrazza, si vedrà meglio. Ok, Andiamo. ecco la terrazza panoramica di cui parlava Mauri. Un piccolo anfiteatro, anche se credo moderno. Ecco qua che bella vista c'è da qui. È bellissimo vedere il contrasto del romano antico ricostruito in alcune parti e dietro la parte islamica che svetta in questo piccolo porto romano che ovviamente insomma è stato fortificato per i tempi dell'epoca ed ha resistito. Era un porto importante per la comunicazione del sud della Turchia nella parte est del Mediterraneo. Deve essere difeso molto bene e anche difesa la città. The way you're touching me must be emotion. The way it's meant to be, all the emotion. Spinning in my head, feels like an ocean. Baby, the rain. Siamo arrivati nella piazza della Repubblica, dove avete visto adesso queste bellissime immagini di questa statua di bronzo enorme, dedicata a Ataturk, suppongo, come tutto qua in Turchia. Ho trovato una miniatura qua che dice Antalya, una città di 2400 anni, e c'è un piccolo plastico con una ricostruzione. Do you want the same? 'Cause baby, all I got is high hopes. Do you feel the same? Do you want me, babe? Or is it just a game? 'Cause I got high hopes. Super turistico. Siamo qua pieno circondato da tedeschi e questa qua è la torre dell'orologio che è in ristrutturazione ovviamente, di fianco a una splendida moschea. Adesso ci andremo a fare un girettino all'interno delle viuzze e poi mangiamo, che bufa. Al bazar probabilmente. Come vedete dalla mia magliettina inizia a fare un caldo, appena esce fuori il sole 20 rotti gradi.
via di ristorantini turistici a palla, addirittura fuori ci sono stati dei guerrieri di non so quale tipo di civiltà, tutto per i turisti. E alle spalle di Marina un muro di birra. È Odino. Fatti un crodino. Questa casa qua che vedete in stile turco, ottomano, è di fianco alla moschea. Siamo arrivati alla porta di Adriano, una delle porte d'ingresso della città, ovviamente periodo romano, ed è ancora ben conservata. Famosa per avere questi tre archi, perché è un'architettura un pochino particolare per una porta d'ingresso di una città. Una cosa da notare che fa sempre a me sorridere è che se guardate la porta, il piano terra è almeno di un paio di metri sotto il livello dell'attuale città. Io vorrei solo aggiungere che secondo me potrebbero un attimino pulirla, mantenerla e riportarla a quel bel colore dorato che dovrebbe avere questa pietra. E quelli dovrebbero essere i solchi lasciati dai carri che durante i secoli si sono consumati. Voglio camminare anch'io dove entrava l'imperatore. Ragazzi, non c'è più la torre dell'orologio, ma vi assicuro che è l'una. Quindi Vabbè, cibo. andiamo a infilarci nel bazar, che sicuramente c'è da mangiare. Questa piazzetta che abbiamo scoperto è già un pezzo di bazar, molto tranquillo rispetto a quelli marocchini, ma soprattutto le architetture sono completamente diverse. Questo ovviamente è tutto ristrutturato, bello e nuovo, adesso andiamo a vedere magari se ce n'è qualcuno antico. Questa è una delle porte d'ingresso del bazar, quello prima era un cortile al lato. Entriamo dentro, andiamo a vedere che succede. Tanto cibo non ci sarà sicuramente. Allora, vestiti di marca, ovviamente sappiamo come Tutti funziona fanno, in sì. Turchia, e pelletteria, so che sono famosi per queste due cose. Che capolavori! Questa è arte! Ed eccoci un secondo dopo al momento pausa pranzo, con i peperoncini piccanti Che tanto piacciono a Maurizio, kebab via veloce. E niente. e si riparte. Sto riprendendo Marina e questo. Adesso vi faccio un fermo immagine così riuscite a capire. Io ero qua che stavo parlando con Marina, guardo l'ora che c'era in questo schermo e poi a un certo punto sbatto gli occhi, mi distraggo un attimo, riguardo e mi appare questa parola. E ho detto, c'è una candy cam. C'è qualcuno che mi sta prendendo in giro. Vabbè, niente. E invece c'è scritto pirlanta, che vuol dire? Pirlung. Non lo so. Non lo so neanche io. Siamo entrati nella casa di Atatürk, dove visse quando era qua ad Antalya. Atatürk è ovviamente il liberatore della patria. Si possono ancora vedere quelli che sono il mobilio e tutte le attrezzature che c'erano 100 anni fa. Esiste una sala qui interno, tutte quelle che sono le monete, le banconote, i francobolli, con la faccia di Atatürk.
È carino vedere il mobilio dell'epoca, che comunque è molto simile a quello che abbiamo nelle nostre case, tutti i mobiletti e le credenze, ma questo letto effettivamente è un po' particolare. Ah, così. Ciao. Siamo venuti, o meglio Marina ha scoperto che c'è una pizzeria italiana che fa la pizza napoletana. E allora, siccome è tanto che non la mangiamo e tanto che non la facciamo neanche in camper, perché bisogna fermarsi un attimino, e quindi siamo venuti qua. È già arrivata la mia no. Ragazzi, che dite, ha una bella faccia, eh? Abbiamo parlato col titolare pensando fosse napoletana, però una pizzeria italiana, col forno napoletano eccetera. Alla fine è turco. Ha imparato la pizza a farla in Ucraina perché lui è appassionato dell'Italia, proprio gli piace Napoli, è stato parecchie volte e sembra che la faccia uguale, visto i commenti. Adesso l'assaggiamo e poi vi diciamo. This is my pizza? Yeah. Ah, fantastic. Pizza dello forno. Vede? Porta Napoli. Eccola qua. Tutta la faccia di una pizza napoletana, ovviamente. Il salame non è il salame di maiale, questo ce lo mettono in conto, però voglio provarlo, vedere com'è. Vogliamo il rallenti del morso. Fatto. Devi farlo tu però. C'è il filo anche, guarda. Ho fatto mettere anche un po' di gorgonzola della Igor di Novara, quindi voilà, complimenti. Buongiorno. Guarda questa bella faccia rilassata. 4 giorni in campeggio, a editare, a fare il giro della città. È stato tutto molto bello e rilassante. Talmente rilassante che ieri abbiamo avuto un clandestino a bordo. Anzi, che ce l'abbiamo ancora il clandestino a bordo. È andata? Ma c'è ancora? Sì. La faccio vedere così allora. Ehi, Micia, ma tu non puoi venire via con noi, sei stata già tutta la sera con noi. Miau. Allora cosa facciamo? Me la porto via, me la porto. È troppo bella. Sì, total black proprio. Total black con questi occhioni verdi. Nonostante la mia allergia me la porterei via. Adesso poi sto qualche ora con il fazzoletto, però mi piace troppo. Cosa devo fare? Niente. Vabbè, vi spiego. Ieri sera alla fine eravamo qua, a un certo punto con la porta aperta, invece c'era un buon calore ieri sera. È entrata così, con disinvoltura, si è messa sul divano, diamo del latte, magari a fame. Zero, no, voleva stare con noi, niente di più. Voleva stare di fianco a noi, si è messa lì e si è messa a dormire. Noi siamo andati dietro a vedere un film, è venuta dietro, si è messa di fianco a me, ha dormito, ronfato, che alla fine ci siamo addormentati tutte e tre vedendo un film. E poi vabbè, stanotte l'abbiamo ovviamente fatta uscire. Pulitissima, parla, continua miau 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 miau. Carinissima, ma non ha voluto mangiare né niente. Sì, ha mangiato un pezzettino di formaggio, ecco, via è andato, che su lì si è ripigliata un attimo, niente di più. Il problema è che noi ce la porteremo anche via perché è veramente carina. Il problema è che Marina ha l'allergia e quindi ahimè non possiamo, però magari passando le nazioni, andando un po' più avanti, insomma diventerebbe difficile poter gestire, perché ci vogliono vaccinazioni, insomma diversi stati chiedono cose addirittura allucinanti. Detto questo, il problema principale non sarebbe quello, perché vai da un veterinario e te li fai fare. Il problema è che realmente Marina mi morirebbe, quindi non mi sembra il caso. No, insomma, ti voglio bene. Vabbè dai, basta le battute. Adesso abbiamo finito questi 4 giorni che sono stati per noi importanti, perché avevamo bisogno di rilassarci, fare tanto lavoro, e abbiamo fatto parecchie cose. Abbiamo imparato un paio di puntate del camper ricette, insomma abbiamo fatto parecchie cosucce, e adesso andiamo in direzione, sempre qua ad Antalya, di un posto carino, lo vedrete tra poco. Non so neanche se vi abbiamo fatto vedere l'area di sosta qui di Antalya. Adesso ve la faccio vedere velocemente. Qui c'è Bruto che svuota le grigie. E questa è l'area di sosta, è tutto con erba sintetica e ci sono un sacco di camper anche nella parte dietro. Bagni, docce, lavatrici, frighi e freezer a disposizione. Altra nota positiva è che ogni piazzale puoi attaccare le grigie direttamente e scaricare, quindi non hai poi bisogno di scaricarle dopo, come sto facendo io in questo momento, ma perché ho il tubo troppo corto. Così. Sono uomini che hanno il tubo troppo corto.
Una cosa carina è appunto che puoi attaccare la corrente perché ognuno ha la sua colonnina, ma non paghi un tot al giorno, ma paghi 4 lire a ogni kilowatt. Quindi tu paghi il reale consumo. Hai voglia di fare felice sperpero, tutto acceso. Se no, manina corta, tutto spento. Noi stiamo per andare a pagare i nostri 4 giorni. Vediamo quante Dico, lire. stracucinato l'impossibile. Vabbè, comunque adesso sto scaricando le grigie, però ogni piazzola, o meglio, ogni 2 piazzole c'è il tubo per tutte e 2 le piazzole. Io ce l'avevo dal lato sbagliato, quindi ero corto, spostarmi non c'avevo voglia, quindi c'è un serbatoio della Madonna delle grigie. Andiamo a pagare. Ciao cagnin! Ok ragazzi, ho pagato 300 lire come concordato al giorno, quindi 1200 lire più 60 lire, Un po' meno di 2 euro, ok, sì. un po' meno di 2 euro, calcolando che abbiamo cucinato tutti i giorni, abbiamo usato phon, abbiamo usato Computer. e abbiamo usato anche il riscaldamento. Adesso ci ha offerto il tè che è da Marina perché è senza zucchero. Comunque io il tè lo bevo con lo zucchero, eh. Secondo me deve essere tipo oro, roba del genere, non so. Pirlanta, compra qui Pirlanta. Ci siamo lasciati. Oggi ci siamo lasciati Mi col stai pranzo. cercando? Fatelo andare bene. Ok. Oggi ci siamo